Buongiorno a tutti e benvenuti al canale Hippocamper. Oggi facciamo un video molto interessante e andremo a cambiare le cerniere di questo frigorifero. Si tratta di una serie, l'RM40, la serie 4, quindi un po' datata per la verità, però siccome questi frigoriferi sono ancora molto diffusi su alcuni veicoli, abbiamo deciso di fare questo video per farvi capire come si fa in maniera molto semplice. Lo potete fare anche in autonomia, però necessita di alcune piccole accortezze che vedremo insieme. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale come al solito, attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come vedete il freezer, lo scomparto freezer rimane aperto e questa cosa non va assolutamente bene. Le guarnizioni perimetrali devono essere assolutamente chiuse, devono aderire, perché già il frigorifero insomma è un po' anzianotto, quindi se non gli diamo la possibilità di chiuderlo completamente è logico che le prestazioni decaderanno in maniera abbastanza importante, ci sarà la formazione di ghiaccio tutto intorno, quindi evitiamo. Allora, per la sostituzione, visto che è una cosa che capita frequentemente, per la sostituzione sarà necessario un kit che è questo che state vedendo, dove ci forniranno le istruzioni. Le istruzioni sono in tedesco e in inglese purtroppo, ma quello non è un problema, lo vedremo insieme. In più abbiamo il kit con 4 componenti, ovvero le due cerniere destra e sinistra che si alloggiano all'interno qui dentro, che poi le vedremo, e i due fine corsa, che sono dei perni ad espansione che appunto determinano il fine corsa dell'apertura stessa. Per la sostituzione è molto semplice. La prima cosa da fare, necessitiamo di due cacciavite, un cacciavite a stelle e un cacciavite piatto che ci può essere utile. La prima cosa che facciamo è quella di svitare il perno inferiore che si trova qui dentro. Come vedete ci sono due viti in acciaio inox, sono delle Parker che possono essere tranquillamente svitate e servono per disassemblare la parte fissa con la parte mobile. Togliamo quindi il nostro supporto, che poi andremo a riposizionare, e l'altro lo possiamo svitare, quindi lo possiamo sganciare. Quindi possiamo, come vedete, abbiamo il supporto che abbiamo tolto dall'altra parte per permettere allo sportello di venire via. Possiamo metterlo da parte. Questa è la prima operazione da fare. La seconda cosa da fare è quella di rimuovere i blocchi ad espansione. Io sinceramente, si può fare in tanti modi, io preferisco eliminarli in questa maniera, ovvero, questo lo leviamo, tagliamo fondamentalmente, ecco qui, il blocco, tanto poi ce lo forniranno nuovo, con un cacciavitino facciamo così e poi lo possiamo tranquillamente rimuovere, viene via, eccolo. Ok, quindi mettiamo in evidenza il foro. Adesso dobbiamo rimuovere tramite un cacciavite piatto, rimuoviamo, eccolo qui, la parte che come vedete si è rotta, vedete, si è spezzata, eccola qui, si è spezzata in questa maniera. Considerate che noi abbiamo un destro e un sinistro. Guardando il frigorifero, il destro è quello con il perno verso sinistra, provo a farvelo vedere qui, eccolo, il perno verso sinistra, vedete? E come facciamo ad inserirlo? Lo inseriamo all'interno in questa posizione, così, tutto a battuta verso questo lato, vedete? Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, poi vi faccio vedere perché poi questo tipo di operazione va fatta insieme. Quindi ora abbiamo inserito il primo, che rimane mobile sostanzialmente, vedete? Rimane mobile, quindi lo mettiamo a battuta sul lato. Facciamo in modo di rimuovere anche il secondo, tagliandolo il perno, eccolo, così. Mettiamo dentro
qui. Rimuoviamo il perno, eccolo, ok. Inseriamo, cioè rimuoviamo chiaramente la molla che si è rotta. Anche in questo caso, come vedete, guardate, vedete? Abbiamo la molla spaccata, ve la faccio vedere qui. Vedete? La molla è completamente spaccata e quindi non abbiamo la possibilità di riutilizzarla. Lo inseriamo nuovamente dentro in modo tale da farlo battere, porlo a battuta con la parte inferiore del vano. Adesso possiamo reinserire lo sportello. Prima lo inseriamo dalla parte sinistra. Vedete questa croce, dobbiamo farla corrispondere con questa croce qui. Eccola, così. Ovviamente adesso dovremo andare a rimettere a questo punto dobbiamo fare questo lavoro qui, ovvero dobbiamo caricare la molla. Faccio così fino a quando il perno non entra dentro. Eccolo qua. Ok. Questo è uno, adesso carichiamo anche l'altro. Così. Eccolo qua. Perfetto. Ok. Eccoci qua. Questo è il movimento. Vedete, abbiamo sostituito. L'ultima cosa che ci rimane da fare è reinserire i blocchi ad espansione. Questi li inseriamo dentro e poi mediante qualcosa premiamo. Io adesso ho questa, utilizzo questa, ma insomma, ecco qua. Arriviamo a battuta. Per arrivare alla battuta, così, stesso discorso facciamo dall'altra parte. Quindi inseriamo il blocco ad espansione in questo modo, si appunta e poi bisogna premere così, eccolo, lui entra dentro, espande e quindi praticamente abbiamo la possibilità di avere nuovamente lo sportello del freezer perfettamente funzionante. Ok, eccolo qua. Perfetto, questo per oggi è tutto. Vi ricordo che questo kit lo potete acquistare tranquillamente in autonomia, non è banalissimo, ovvero è necessario comunque un minimo di manualità e leggere soprattutto molto bene le istruzioni. Guardate, seguitele passo passo, ma comunque se seguite il video più o meno avete capito come si fa, ok? Spero che questo video vi sia stato utile, se lo è stato mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito, ci vediamo alla prossima.